Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, nuovo giorno, nuova notizia su Zielinski. Ieri la rabbia, l'altro ieri no, ancora prima la rabbia, poi ancora no, oggi rifiuta la rabbia. Si tratta del rinnovo con il Napoli, notizia di Sky dell'ultima ora di Gianluca Di Marzio, fonte che riteniamo attendibile. Mi auguro che lo sia e finiamo questa telenovela su Zielinski che è durata anche troppo. Sono stracontento nel caso rinnovi per due motivi che vi elencherò tra un attimo. Prima di cominciare fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto, soprattutto sull'ultimo video e gli ultimi due video che ho caricato sulla questione De Laurentiis, Gravina, FIGC, Spalletti eccetera eccetera, perché nella sezione commenti ci siamo confrontati e ovviamente con un'educazione stratosferica e come piace a me vi siete espressi e io ho risposto a tutti quanti ed è stato un confronto veramente bello, costruttivo e leale, tranne uno solo che poi andremo poi a trovare anche il tempo per quell'uno solo che ha messo qualche parola fuori posto. Tra un'oretta saremo anche live con Casa Napoli 1973 a parlare appunto della questione De Laurentiis e FIGC e Gravina eccetera eccetera con spunti di calciomercato, ma siamo qui a parlare di Zielinski. Due sono i punti per i quali io voglio il rinnovo del polacco. Uno dal punto di vista personale, mi auguro e voglio vedere Zielinski e Gabri nella stessa squadra per caratteristiche diverse di centrocampisti, perché tolto uno messo l'altro entra Gabri, esce Zielinski, esce Gabri, entra Zielinski, puoi giostrarti due centrocampisti con caratteristiche un tantino diverse a partite in corso, addirittura avversario per avversario, vedendo le caratteristiche di una squadra e poi di un'altra, fai giocare uno e poi l'altro, quindi hai un'arma in più e non lasci Zielinski. Secondo, Koopmeiners e Lo Celso alla finestra che dovrebbero rimpiazzare, o meglio, finora erano i rimpiazzi di Zielinski nel caso Zielinski doveva andare in Arabia Saudita. Sì, due calciatori che piacciono tantissimo anche a me, l'olandese su tutti, però devi vedere l'olandese, lo prendi, viene a Napoli, con i compagni come si trova, la piazza, se gli va genio, se il gioco di Garcia lo fa rendere al 100%. Ci sono le incognite che sono le stesse quando acquisti qualcuno. Puoi prendere tranquillamente il centrocampista con le caratteristiche che vanno più a genio al tuo gioco, alla società, rientra nei piani monetari e tutto il resto appresso, però poi devi sempre vedere all'atto pratico come ti rende. Zielinski ce l'hai già e sai perfettamente che all'atto pratico ti rende alla grande e conosce perfettamente l'ambiente, i compagni, i calciatori con i quali poi deve giocare a centrocampo. Quindi meglio tenersi Zielinski che intervenire sul mercato con un altro centrocampista. Poi l'anno prossimo si vedrà il da farsi. Quindi mi auguro che la notizia di Gianluca Di Marzio sia vera e che oggi, domani, fatelo quanto prima, rinnoviamo questo contratto, perché il Napoli con il rinnovo di Zielinski, il rinnovo di Mario Rui e il rinnovo di Osimhen, con gli acquisti di Nathan, Caiuste e Gabri Vega che deve arrivare, trattativa comunque agli sgoccioli, almeno a quanto si legge sempre da fonti attendibili di Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano eccetera eccetera, abbiamo fatto un mercato secondo me all'altezza della squadra vincente, all'altezza della squadra che ha vinto lo scudetto, all'altezza della squadra prima in classifica l'anno scorso. Il Napoli doveva solo puntellare, è vero, hai perso Kim, hai l'incognita Nathan, se vogliamo chiamarla un'incognita. Per me più che un'incognita è una scommessa, ma come lo era Kim, come lo è stato Koulibaly, così come alla fine sono stati tantissimi acquisti del Napoli che si sono poi rivelati pezzi da 90, rivenduti sempre 3 volte l'importo che l'hai pagati. Quindi manovra in stile Napoli, il calciatore
viste le caratteristiche, parliamo di Nathan ovviamente, viste le caratteristiche, il rendimento anche in Brasile, campionato in primis, non semplice. Punto secondo, molto rapido a livello offensivo, quindi non puoi essere l'ultimo arrivato per giocare il campionato brasiliano, sicuramente. Quindi, secondo me, può far bene. Ma diamogli tempo al tempo. Non cominciamo poi al primo liscio o al primo errore. Hai visto, è Kill Nathan, è così, è colì. Abbiamo fatto 10 milioni, si doveva prendere un difensore diverso. Chiacchiere che le lasciamo al vento perché abbiamo visto le ultime due uscite, almeno io ho visto le ultime due uscite di Danzo e meno male che non l'abbiamo preso. Una sconfitta in campionato e in un amichevole dove ci sono stati due errori madornali fatti da Danzo, dove la squadra avversaria comunque ha insaccato per ben due volte. Quindi voi gli sfottò che ci hanno fatto i francesi, voi che vi siete saltati troppo lì in Francia. Meglio Nathan da scoprire che un Danzo da strapagare, perché poi 40 milioni, vicina ai 40 milioni la cifra, non sappiamo nemmeno se si fosse trovato l'accordo a quelle cifre, sarebbero stati comunque troppi. Meglio spendere 10-12 per un acquisto di prospettiva e non andare a prendere qualcuno che poi ti si rivela inferiore a quei 40 milioni che hai speso e ti tieni l'acquisto sul groppone sperando di rivenderlo poi alle stesse cifre, ma non capiterà mai. Situazione come quella di Lozano, non perché Lozano sia scarso, attenzione, non voglio dire che Lozano è scarso, io non sto sputando sul piatto dove ho mangiato, però l'investimento di Lozano non lo riprendi indietro, assolutamente. 50 milioni, 35 più 15 di commissioni. Non li riprenderai mai indietro perché il calciatore doveva essere comprato a 35, 20 più commissioni, al massimo. 50 milioni sono stati troppi, 50 milioni meno di 50 milioni, però siamo lì con le cifre. Quindi si rischiava anche questo con il difensore. Meno male che la gestione del Napoli è sana e intelligente, ha virato su Nathan e ben venga. Zielinski rinnova sul faccime contratto prima di domani, così la finiamo e siamo tutti contenti. Contentissimo lui sicuramente perché la scelta di rinnovare a Napoli è dal lato personale in primis. È il lato personale in primis la causa, o meglio, il volere, il rinnovo, che altro, perché poi devi andare a giocare in Arabia, continente diverso, religione diversa, tutto diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Se rischi, rinnova e noi stiamo qua tranquillamente ad applaudirti appena metterai la firma su quel contratto. Quindi rinnova, mi raccomando, da qui a domani voglio leggere Zielinski ha rinnovato, per favore. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao.